Ciao, buongiorno, come state? Oggi qui è una meravigliosa giornata di sole, freddina, ma c'è il sole, tant'è vero che ho dovuto abbassare la serranda perché altrimenti è accecante. E ho deciso di uscire. Chi mi segue anche su Instagram, e se non lo fate mi raccomando, China__time, seguitemi anche lì. Quindi chi già mi segue sa che sto seguendo un percorso alimentare. Ho iniziato il Veganuary, una prova di un mese in cui mangio solo cibo vegano. È una sorta di challenge, però più che altro è un percorso. Per adesso sta andando molto bene, ma poi vedrete tutto quanto nel video proprio dedicato a questo mese vegano. Infatti attivate la campanella così almeno rimanete aggiornati e vedrete il video dedicato. Comunque sia, oggi ho deciso di andare a fare la spesa all'Asian Market, quindi il mini market asiatico che ho qui vicino casa, e vedere che cosa posso comprare di vegano. Devo vedere anche all'interno se ci sono degli ingredienti di origine animale, quindi devo stare molto attenta e osservare. Adesso mi preparo, esco e poi faccio vedere la spesa che ho fatto, quindi venite con me, andiamo! Ecco qui tutto quello che ho preso. Avrei potuto prendere qualcosina in più, soprattutto per quanto riguarda il tofu, però ragazzi il tofu è sempre meglio non esagerare. Questo qui è un tofu fritto buonissimo, tra l'altro, che si utilizza soprattutto nelle zuppe, nel hoguo, ovvero nel hot pot. Questo qua poi si impregna tutto quanto del brodo ed è buonissimo. Questo va in frigo, super veg, non c'è nulla di origine animale. È stato difficile più che altro perché alcuni prodotti, ad esempio le bevande, erano veg all'apparenza, poi come ingrediente c'era anche il miele e quindi l'ho dovute lasciare. Allora vabbè, intanto vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso queste palline che a me piacciono moltissimo, è semplicissimo da preparare perché basta farle bollire e quando salgono su in superficie si possono mangiare. E sono tipiche cinesi e sono molto molto buone. Adesso datemi un aiuto anche voi, ma penso proprio di non aver letto nessun ingrediente di origine animale. E quindi approvate, tra l'altro, sono buonissime. Queste qui nello specifico non le ho mai mangiate, ovvero con un mix di diverse insomma, frutta secca, ma secondo me molto buono. Sono congelate, infatti vado subito a mettere in freezer. Questo va in frigo, quindi intanto ve li mostro prima le cose che devono essere messe al fresco. Poi ho preso gli skin dei gyoza, ovvero dei jiaozi, e quindi dei ravioli, perché vorrei fare dei ravioli vegani. Mi piacciono tantissimo i ravioli e quindi voglio provarli a fare, e quindi ho preso loro, che sono comodissimi. Invece di fare la sfoglia basta che li fate scongelare qualche ora prima e poi avete in pratica già pronta la sfoglia. Poi basta che preparate il condimento. Tra l'altro, se vi interessa, vi lascio qui anche la ricetta per fare i ravioli,
potete farla sia di carne oppure sia di verdure. Ci stanno benissimo, per esempio verza e funghi. Anche loro vanno in freezer e sono dei ravioli con le verdure, quindi già pronti, come vi dicevo prima, appunto con funghi, verdurine varie, e sono molto buoni questi. Come ingredienti stavo leggendo, ci sono un sacco di lecitina di soia, c'è tantissima soia. Io sinceramente vorrei iniziare a evitare troppa soia, perché non so se sapete ma fa male, soprattutto per noi donne. Troppa soia, un abuso di soia non fa bene al nostro organismo, è sempre meglio non abusare. Un altro ingrediente che andrà in frigo sono i miei adorati funghi enoki. Non hanno un gran sapore, ma ragazzi, non lo so, io quando vedo questi funghi enoki li compro sempre perché mi piacciono moltissimo. Bene, sono rimaste queste due schifezzuole, sono delle patatine al sapore di vegetali e quindi li ho presi, come ho preso anche queste patatine al pomodoro, presumo anche che siano un pelino piccanti e magari le potremmo anche assaggiare insieme dopo. Hanno una forma particolare e sanno di ketchup, proprio ketchup, quindi quel dolciastro un po' aspro, proprio ketchup. Ho preso poi le alghe kombu, che sono molto buone e so che fanno anche molto bene. Me ne parlava un'amica, mi ha detto comprale, le ho trovate, ho preso anche loro. Questa bevanda, che appunto non aveva il miele all'interno, è un semplicissimo tè. Poi ho preso questi due preparati, uno di questi penso che lo mangio direttamente oggi perché si è fatto tardi e ho molta fame. Sono dei noodles vegetali, non c'è assolutamente nulla di origine animale, come anche questi. Ah no, ho letto solamente adesso bustina con salsa, aromi artificiali di pesce, quindi purtroppo non lo posso classificare come prodotto vegano, lo darò a mio marito. Ho preso questi spaghetti che sono al matcha, sono giapponesi, green tea noodles. Questi qua magari avevo pensato di fare un video proprio in cui li cuciniamo. Last but not the least, ho comprato il riso, ben 5 kg di riso alla modica cifra di 6 euro. Dei nostri amici a Natale ci hanno regalato un attrezzo fantastico, ovvero la macchina per il sottovuoto, e quindi pensavo di fare 5 bustine sottovuoto da 1 chilo, in modo che così è sempre pronto all'uso. Noi comunque il riso lo mangiamo tantissimo e quindi mi è sembrato anche un ottimo prezzo. Bene ragazzi, allora fatemi compagnia, io intanto mi preparo questo piatto. Allora, apriamolo. Ma è una specie di porridge. Comunque ragazzi, io mi sono completamente rimbambita. Cioè, qui sembra che ci sia del pollo disegnato e adesso leggendo bene non mi ero soffermata. Cioè, questo qui è pollo. E qui c'è scritto praticamente con G di pollo. Allora, sugli ingredienti italiani non c'è scritto pollo. Zuppa di riso istantanei, riso, avena, funghi, chicchi di mais, verdure disidratate, orecchio di Giuda, sale e pepe in polvere. E basta. Qui invece in cinese, non so se riuscite a leggere, c'è scritto carne di pollo disidratato, meno del 2%. Io sono senza parole, ragazzi, che big fail, faccio una fame da lupi. Non sa di niente, sa di verdure in realtà.
Ragazzi, io lo assaggio, sentiamo se sa di pollo. Se sa di pollo non lo mangio, lo tengo stasera per mio marito. Ma che fregatura è? Comunque io la tengo qui, però intanto mi vado a preparare i ravioli, quelli di verdure, che quelli proprio non hanno visto animali neanche da lontano. Mi sono preparata i ravioli di verdure, tra l'altro che profumino, per correttezza e perché è giusto che sia così. Allora vi faccio vedere questo congee. No, all'interno non ci sono pezzettini di pollo, ma ci sono solamente pezzettini di verdure, mais e funghi. Come profumo non sa praticamente di niente. Lo assaggio giusto così perché ormai l'ho preparato, ma non lo mangerò. Ovviamente non va buttato, ragazzi. Lo mangerà stasera mio marito. Sì. Sa di pollo. Quindi mi mangio loro. Vi faccio vedere come sono. Sono un po' oliosini, ma buoni, veramente buoni. Comunque ragazzi, stavo facendo una riflessione che il cibo cinese è veramente varia, cioè l'alimentazione cinese è veramente tanto varia, che andare a comprare tutti questi prodotti confezionati dove veramente poi non sai cosa c'è all'interno è uno spreco di denaro e anche un abuso così eccessivo di plastica che non fa neanche bene al nostro pianeta. Di conseguenza io sì, ho comprato tanti prodotti, ma i 5 kg per esempio di riso mi serviranno per realizzare dei piatti super veg, sicura al 100%, e non che poi devo rischiare di, appunto come questo prodotto qui, di poi lasciarlo così. Non lo mangio, non lo posso mangiare, e anzi non lo voglio mangiare, perché poi io quando mi impunto di una cosa è quella, cioè è il mese vegano e non tocco cibo di origine animale. Comunque mi appresto a mettere i 5 kg di riso sotto vuoto. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia fatto compagnia. Se avete qualche consiglio su prodotti asiatici da acquistare per un'alimentazione vegana, scrivetemelo qui sotto, perché sono sicura che può interessare a molti di voi e anche a me, perché insomma sono nel pieno di questo veganuary e chissà se poi proseguirò. È tutto da vedere. Per adesso io non ho grandissima nostalgia di qualche alimento in particolare. In realtà nell'Asian Market le polpettine di gambero, le polpettine di polipo, lì sì, mi è venuta un languorino pazzesco perché mi piacciono tantissimo, però non le ho potute acquistare ovviamente. Devo superare, diciamo, alcuni scogli, ma se uno ha una grande motivazione sicuramente riesce a farlo. Bene, comunque io vi saluto, vi mando un bacio, zaijian!